Buongiorno web amici, benvenuti al nuovo video da Credendario. Oggi vediamo questa autoradio, vedete qua, Android da 7, un DIN solo. Cosa vuol dire un DIN solo? Che abbiamo solo lo spazio, alcune auto, alcuni mezzi hanno solo lo spazio di un DIN, appunto di invece che due, che è grande, uno solo. Quindi per avere un monitor di queste dimensioni ovviamente dobbiamo avere o lo spazio di due DIN, che quindi rimane così, oppure se ne abbiamo uno ovviamente deve essere estraibile. Andiamo a vedere, scusate per il casino ma sono veramente preso da mille cose e non riesco a mettere a posto per ora. Allora, telecomando, abbiamo il cavo, come vedete già standard, quindi staccando la radio vecchia in teoria dovrebbe avere già questo connettore qua, quello che va alla radio. Abbiamo una micro SD, ovviamente che è stata tolta, questo è solo l'adattatore, le varie chiavette, le viti per poterla estrarre. E adesso andiamo a vedere la radio. Ok, abbiamo l'antenna GPS, perché questa qua è GPS anche wifi. Abbiamo un un bugiardino con le istruzioni delle varie cose, dei vari collegamenti, del funzionamento del telecomando. Ok, qua spiega tutto quanto, c'è scritto anche sulla radio, oltretutto se andiamo a vedere anche qua, vedete c'è sulla radio scritto tutto. Abbiamo qua, vedete, questo pezzo qui che è quello che noi dobbiamo poi togliere per poter incastrarlo dentro al mezzo. Vi faccio vedere, come vedete, quindi sembra una radio normale ma ovviamente salta poi fuori il monitor. Questo è motorizzato, quindi in teoria viene fuori da solo. Comunque lo andiamo a vedere nel dettaglio. È molto semplice da collegare, ha veramente pochi fili, ma li andiamo a vedere magari un attimino assieme. A parte che se non abbiamo questo connettore possiamo tagliare tranquillamente i fili come faccio io e attaccarli. Quindi abbiamo questo filo qua dove c'è scritto, vedete qua, break, che magari non si vede. Questo va collegato a qualsiasi massa, perché in teoria va collegato al freno a mano, ma se non lo colleghiamo al freno a mano, quando siamo in movimento non vediamo i video. Quindi questo lo colleghiamo a una qualsiasi negativo del mezzo. Abbiamo un'antenna sia elettrica, ma in questo caso a me non serve, comunque c'è scritto antenna. Poi abbiamo quello dei comandi del volante, quindi abbiamo il key 1 e poi dovremo avere gli altri che sono qua, quindi il key, poi il key meno e il key più, quindi sono i tre comandi dei volanti che in questo caso a me non interessa. Le varie casse anteriori e posteriori, quindi vedete frontale, left, eccetera eccetera. Quindi non sto a farvi vedere tutti, tanto quelle sono le casse. Abbiamo quello della batteria, quindi va direttamente al 12 volt della batteria. Abbiamo quello dell'illuminazione, c'è scritto LED, quindi va quando giriamo le luci, se accendono le luci facciamo accendere anche la radio, se no lo mettiamo su un fisso sotto chiave che servirà qua. Questo dove c'è scritto accensione va sotto chiave. E abbiamo anche un negativo che è questo qua. Abbiamo anche il cavo scritto back, che è quello della retrocamera, se vogliamo metterla. Poi vi spiego come fare. Qua andrà il positivo del faro della retromarcia. Nel momento che noi mettiamo la retromarcia arriverà il positivo qua e in automatico commuta lo schermo da qualsiasi parte che siamo alla videocamera. La videocamera io l'ho già presa, ne ho presa una fatta in questo modo, come potete vedere, fatta così con la sua fresetta da bucare il paraurti e metterla direttamente dietro. Quindi abbiamo poi ancora, vediamo un attimo, penso di avervi detto tutto. Quindi abbiamo questi fili delle casse, ovviamente sono 8, quindi sono 4 davanti e 4 posteriori, quindi dove c'è scritto F front, dove c'è scritto R e rear dietro. Ok, quindi sono 2, 3, 4 qua e abbiamo finito tutto quanto. Quindi questi qua sono quelli delle casse, vediamo un attimo, 1 2 3 4 5 6, quindi 8 sono delle casse, come vi dicevo prima, è abbastanza semplice. Negativo
insieme lo mettiamo a questo qua dove c'è scritto appunto brake, quindi li mettiamo assieme alla massa, quindi al negativo del veicolo. Sotto chiave, ok, insieme sotto chiave mettiamo anche quello dell'illuminazione della radio sotto chiave, quindi questi due assieme, e un positivo fisso. Basta, colleghiamo le nostre casse e dopodiché abbiamo l'antenna che non ci interessa, quelli dei comandi del volante e quello che fa la retrocamera. Abbastanza semplice. Ovviamente qua, come potete vedere, ha lo spinotto che si inserisce in questo modo, cavo dell'antenna, in questo caso classico cavo dell'antenna, e noi possiamo mettere qua a attaccare il cavo del GPS, perché ovviamente è predisposto per il navigatore. Abbiamo anche delle uscite RCA per diverse utilizzazioni, ma in questo caso a me non interessa, ovviamente ha entrata video, uscita video, eccetera eccetera. Ok, io in questo caso la collego semplicemente per avere un autoradio Android, per poter usare Spotify eccetera eccetera e avere la retrocamera. Ok, quindi vado sul mezzo e montiamo. Quindi sarà semplicemente, se abbiamo fortuna, basta collegare questi e collegare la retrocamera e siamo a posto, e l'illuminazione e il freno a mano. Se no, tagliamo i fili e ci colleghiamo alle casse una per una, molto semplice. Piastra messa, come vedete qua, questo qua è 2 DIN, ma ho deciso di lasciare la radio originale e aggiungere praticamente un'altra radio. Ok, allora, come vedete ho messo all'interno il suo supporto, diciamo la sua struttura per poter incastrare la radio, e basterà schiacciare queste linguettine che vedete qua sia sopra sia sotto che lateralmente, in modo che, vedete, questo è fisso. Adesso io qua ho già passato dei fili, questo è quello famoso della retrocamera con il positivo, ok, che questo positivo andrà, come vi ho detto prima, a quello dove c'è scritto back, quindi collegheremo. Adesso io ve lo faccio così con il nastro, possiamo mettere saldarli, ma viene fuori un casino secondo me, e sarebbe meglio o dei mammut oppure li fatti in questo modo qua, come volete voi, insomma. Più che altro che se c'è un guasto bisogna togliere tutto, una cosa comoda. Adesso io li faccio così per farvi vedere. Quindi il positivo, questo filo qua che vedete qua, che è insieme al cavo della retrocamera, che poi vedremo dopo, lo dobbiamo andare a prendere dal filo della retromarcia. Quindi quando noi insegniamo la retromarcia, ovviamente il positivo della retromarcia verrà fino qua dove andrà la radio commuterà in automatico il display, ma lo vediamo dopo. Ok, quindi abbiamo messo questo, poi dobbiamo mettere il negativo. Io in questo caso mi sono cercato il positivo e il negativo che sono qua sotto chiave, e questa è l'illuminazione. Allora, ok, allora questo qua è quello dell'accensione, quindi mi sono cercato il filo che va all'accendisigari, quindi quando noi giriamo la chiave qua c'è del positivo. Ok, quindi questo qua è quello dove c'è scritto praticamente accensione, ACC. Questo qua è un filo 12 volt sotto chiave, mentre questo è quello che arriverà poi dal positivo del fanale della retromarcia. Ok, adesso provvisoriamente li mettiamo così. Bene, poi abbiamo il negativo, in questo caso il negativo è indifferente, tanto va a massa, ce l'abbiamo qui. Questo è lo spinotto della radio originale, quindi il negativo volendolo possiamo prendere qua. Qua abbiamo il negativo e il positivo. Ok, poi controlliamo sempre finito che sia tutto ok. Questo qui è quello che fa l'illuminazione, quindi io sono andato a prenderlo sempre dall'accendisigari, quello che illumina l'accendisigari qua,